Benvenuti o bentornati su Uncinetto d'Argento. Io sono Silvia e in questo video realizziamo insieme passo passo questa particolare borsa a secchiello. Un modello semplice ma che ho reso particolare utilizzando un punto di lavorazione nuovo, un punto fantasia e giocando con i colori. Ho infatti realizzato un cambio colore perfettamente invisibile sui toni del cuoio, del rame e del beige marrone chiaro. Partiremo con la lavorazione di un fondo in ecopelle. Vedremo come realizzare questo punto, vedrete super semplice, e come unire la lavorazione all'uncinetto alla parte in ecopelle superiore della borsa, questa fascia con chiusura a coulisse e manico incorporato. La mia borsa ha delle dimensioni importanti, un'altezza di circa 35 cm, poiché desideravo un secchiello super capiente, perfetto per andare al mare, ma non solo. Infatti si tratta di un progetto perfetto per tutte le stagioni. Ovviamente le misure, l'eventuale cambio colore e il numero di giri di lavorazione sono a vostro gusto e in base alle vostre esigenze. Tutti i materiali sono disponibili sul sito di Tessiland e troverete nell'apposita sezione del video l'indicazione per il numero di rocche e la quantità utilizzata per ciascun colore. In particolare per il colore marrone chiaro beige e il color rame ho utilizzato del filato avanzato da progetti precedenti che potete trovare sempre qui sul mio canale YouTube. Ovviamente voi potete replicare questo progetto a più colori, monocolore, bicolore, insomma potete spaziare con la vostra fantasia. Vediamo quindi i materiali che ho utilizzato, prendiamo l'uncinetto e realizziamo insieme questo progetto. Partiamo dal set secchiello color cuoio, composto da fondo rettangolare, misura 28x18, fascia parte superiore del set 28x18x6 con già agganciato manico, misura 54x2. La fascia presenta un cordino stringibile, dettagli in argento e tutto il set è realizzato in ecopelle. Come filato ho scelto il tie sublime. In questo momento vi sto mostrando la tonalità color cuoio. La rocca intera pesa 200 grammi per una lunghezza di circa 280 metri. Viene consigliato l'uncinetto 3 oppure 4. E ho deciso poi di sfruttare altre due tonalità di tie sublime che mi sono avanzate da precedenti progetti che trovate sempre qui sul mio canale YouTube. In particolare sto parlando di tie sublime color rame e tie sublime color nocciola. Sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video troverete comunque indicate tutte le quantità di filato per ciascun colore. Tenendo presenti la tipologia di filato e la mia mano di lavorazione, ho scelto di utilizzare l'uncinetto 3,5. Cominciamo la nostra borsa partendo dalla lavorazione del fondo. Sul fondo, come potete vedere, ho applicato dei marcatori. I marcatori sono posizionati sui 5 fori che vanno a comporre ciascuno dei nostri 4 angoli. In particolare abbiamo 20 fori segnati con i marcatori, 4 fori liberi sui lati corti del fondo e 11 fori liberi sui lati lunghi del nostro fondo. In tutti i fori liberi senza marcatori andrò a lavorare 2 maglie basse, mentre nei fori segnati andrò ad eseguire degli aumenti composti da 3 maglie basse per ciascun foro. Per ottenere la lavorazione che avete visto sul corpo borsa nelle immagini di anteprima del tutorial, al termine della lavorazione del fondo dovremo avere una base composta da un numero di maglie multiplo di 3. Il multiplo è molto importante perché se utilizzate un filato differente rispetto al mio o avete una mano di lavorazione diversa, sapere questa informazione vi consente di calibrare anche in modo diverso gli aumenti e le maglie da lavorare all'interno di ciascun foro. Nel mio caso, lavorando 2 maglie basse in tutti i fori non segnati
e 3 maglie basse in ciascun foro segnato con i marcatori, otterrò una base composta da 120 punti e 120 è un perfetto multiplo di 3. Realizzato un cappio con il filo color cuoio, comincio la mia lavorazione da uno dei fori presenti sul lato corto del mio fondo. Entro nel foro con l'uncinetto, pongo su il cappio e lo porto attraverso il foro. Prendo il filo e blocco. Devo lavorare 2 maglie basse all'interno di questo foro, quindi vado a rientrarvi con l'uncinetto, prendo il filo, lo porto attraverso e lavoro un punto basso. Mi sposto nel foro successivo dove ripeto gli stessi passaggi. Lavoro quindi 2 maglie basse all'interno dello stesso foro. Sono davanti al primo dei 5 fori dedicati all'angolo. In ogni foro segnato col marcatore devo lavorare 3 maglie basse. Rimuovo il primo marcatore e in questo foro vado a lavorare 3 maglie basse. Come proseguire? Lavorerò 3 maglie basse in tutti i fori segnati con i miei marcatori. Nei fori non segnati lavorerò 2 maglie basse, 3 maglie basse in ogni foro segnato col marcatore, 2 maglie basse in questi fori, 3 maglie basse nei fori segnati con i marcatori, 2 maglie basse in tutti i fori liberi, fino ad arrivare ai prossimi marcatori, dove lavoriamo 3 maglie basse. Concludiamo poi questo giro con 2 maglie basse negli ultimi fori disponibili. Un consiglio per voi: se nel lavorare le maglie, soprattutto quelle sui lati lunghi, notate delle differenze troppo marcate di tensione, potete lavorare qualche maglia in più rispetto a quelle che vi ho indicato. Quindi ad esempio lavorare 2 maglie basse, ma in un foro lavorarne 3 e poi proseguire nuovamente con 2. L'aspetto importante, come vi ho sottolineato all'inizio della lavorazione, è ottenere poi, al termine di questo giro, un numero di maglie multiplo di 3. Calibrate quindi in base a questa informazione il numero di punti da lavorare all'interno dei vari fori. Completata la lavorazione all'interno di tutti i fori, chiudiamo il nostro fondo. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo e poniamo il filo su un ago. A sinistra abbiamo il punto con il quale abbiamo agganciato il cappio alla lavorazione del fondo e accanto le 2 costine del primo punto basso completo lavorato. Passiamo da dietro sotto ad entrambe le costine portando il filo verso di noi. E torniamo poi indietro all'ultimo punto basso lavorato, questa volta passando al centro tra le 2 costine che lo compongono. In questo modo il filo viene portato da verso di noi sul retro del lavoro. E non ci resta che bloccarlo al di sotto dei punti bassi che abbiamo appena lavorato, sempre utilizzando l'ago. Completata la lavorazione del fondo, ho una base composta da 120 maglie. Cominciamo il corpo del nostro progetto scegliendo una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul fondo. Io, per comodità e praticità, parto sempre da una delle maglie presenti sul lato corto. Realizzo un nuovo cappio con il filo e lo tolgo dall'uncinetto. E con l'uncinetto vado ad entrare nella costa retro, quella più lontana rispetto a me, della maglia scelta. Pongo sopra il filo e lo porto attraverso. Prendo il filo proveniente dalla rocca e blocco il tutto.
In questo giro lavoriamo una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto che ci si presenta, senza alcun aumento. Quindi mi sposto sulla costa retro del punto successivo, prendo il filo e lavoro un punto basso. Vi consiglio di segnare questo punto basso con un marcatore. In questo modo, soprattutto se siete principianti, non avrete problemi con la chiusura del giro. E proseguo lavorando una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto che mi si presenta. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sopra l'ultimo punto disponibile, dobbiamo chiudere questo giro e cominciare il successivo. I passaggi per questa chiusura sono quelli che ripeteremo per tutto il nostro progetto. Vedete la maglia che abbiamo segnato col marcatore? Con l'uncinetto dobbiamo entrare da dietro sotto questa maglia. Rimuovo il marcatore, allungo l'asola, sfilo l'uncinetto ed entro da dietro sotto questa maglia. Prendo l'asola, la pongo sull'uncinetto e la porto sul retro del lavoro. Tolgo l'uncinetto e devo passare sotto ad entrambi i fili che compongono l'asola appena portata sul retro. Gli passo proprio sotto con l'uncinetto. Recupero il filo proveniente dalla rocca e lo porto attraverso, creando così una nuova asola. Prendo quella lasciata sul retro del lavoro, carico il filo e vado a chiudere. Questo sarà il primo punto del nostro giro, al quale manca la parte superiore, che andremo a creare chiudendo i giri successivi. Sul punto seguente lavoro una maglia bassa che vado a segnare con un marcatore. Su questa maglia bassa andrò poi a chiudere questo nuovo giro. Devo proseguire ora lavorando una maglia bassa normale sopra ciascun punto che mi si presenta fino al termine del giro. Lavoro quindi una maglia bassa prendendo entrambe le costine sopra ciascun punto. Abbiamo così completato il primo dei due giri che ripeteremo per tutto il nostro progetto. Ripetiamo i passaggi per la chiusura. E abbiamo così lavorato il primo punto basso di questo giro. Lavoriamo una maglia bassa sul punto successivo. La segniamo col marcatore e per lavorare il punto successivo dobbiamo prima tornare indietro di 2 punti, 1 e 2, e scendere nella riga di lavorazione sottostante. I passaggi quindi sono 1, 2, scendo nella riga sotto. In questo punto devo entrare con il mio uncinetto. Torno quindi indietro, scendo in questo punto, prendo il filo, lo porto attraverso e mi allungo verso l'alto. Entro poi nel punto seguente, prendo il filo e lo porto nuovamente attraverso, così da avere 3 asole sul mio uncinetto. Carico il filo e chiudo. Si viene così a formare una sorta di riga in orizzontale. E questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Lavoriamo una maglia bassa sui 2 punti successivi. Torniamo poi indietro di 2, 1, 2, quindi sotto il primo punto basso, e scendiamo di una riga di lavorazione. Entro quindi in questo punto, prendo il filo e lo porto attraverso. Entro nel punto successivo, prendo il filo, lo porto attraverso, ho 3 asole sul mio uncinetto, carico il filo e le chiudo insieme. Proseguo in questo modo,
ripetendo questa sequenza di punti fino al termine del giro. Lavorato l'ultimo punto allungato, non ci resta che ripetere i passaggi per la chiusura. Come ci dobbiamo muovere da questo momento? Dobbiamo alternare 2 giri, un giro di maglia bassa normale e un giro con punti allungati. Quindi, chiudendo questo giro, lavoriamo un giro composto da una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta. E nel giro successivo ripeteremo i passaggi per creare le maglie allungate. Ogni 2 maglie basse torniamo indietro di 2 scendendo nella riga sottostante. Prendiamo il filo, entriamo nel punto successivo, riprendiamo il filo e avendo poi 3 asole sull'uncinetto le chiudiamo tutte insieme. Il corpo della nostra borsa sarà quindi composto da un'alternanza di questi 2 giri di lavorazione, uno a punto basso, uno con maglie allungate. Proseguiamo in questo modo, giro dopo giro, con il color cuoio, fino ad ottenere un risultato come questo. Ho lavorato con il color cuoio fino a raggiungere un'altezza complessiva di circa 11 cm. Ho deciso di realizzare questo progetto a più colori, quindi vi vado a mostrare come eseguire il cambio colore invisibile con questo punto. E i passaggi che vedremo adesso insieme sono quelli che andremo a ripetere per ogni cambio colore. Ripetiamo i passaggi per la chiusura che abbiamo eseguito per i giri precedenti. Tolto il marcatore, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro sotto la maglia che avevamo segnato. Prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. Tolto l'uncinetto, dobbiamo passare sotto ad entrambi i fili che compongono l'asola. Ma non recuperiamo il filo color cuoio, andiamo ad introdurre il filo del nuovo colore. Nel mio caso il color rame. Pongo il filo sull'uncinetto, lo porto attraverso, creando così la mia nuova asola. Recupero quella lasciata sul retro del lavoro e con il filo del nuovo colore vado a chiudere il primo punto di questo giro. Lavoro il successivo, lo segno con un marcatore e da questo momento dovrò proseguire con il filo del nuovo colore. Il color cuoio vado a tagliare il filo e lo blocco al di sotto dei punti appena lavorati. Con il nuovo filo riprendo quindi l'alternanza dei miei giri di lavorazione. Lavoro con il nuovo colore, giro dopo giro, per circa 3 cm che corrispondono a 4 giri di lavorazione. Vado ora a cambiare nuovamente colore introducendo il beige marrone chiaro, dopodiché effettuerò un altro cambio colore perché lavorerò la mia borsa a specchio. Tornerò quindi a lavorare con il color rame per 4 giri e riprenderò poi con un ulteriore cambio colore la mia lavorazione con il color cuoio. Quindi il mio corpo borsa sarà formato da una striscia centrale color beige marrone chiaro, 2 strisce color rame e la parte superiore e inferiore del mio progetto sarà color cuoio. I passaggi per ciascun cambio colore sono quelli che abbiamo visto insieme. Lavorato il giro composto da sole maglie basse, eseguiamo la chiusura invisibile del giro, inserendo all'ultimo step il filo con il nuovo colore e con quello proseguiamo nella nostra lavorazione. Continuo quindi alternando i miei 3 colori, beige marrone chiaro, color rame e color cuoio, fino ad ottenere un risultato come questo. Volevo una borsa super capiente, quindi ho continuato nella mia lavorazione raggiungendo un'altezza complessiva di circa 30 cm. L'altezza e il numero di giri da dedicare poi a ciascun colore sono ovviamente a piacere. Nel mio caso ho dedicato lo stesso numero di giri e le stesse misure in centimetri ai cambi colore per il color rame e per il beige marrone chiaro e ho ripetuto ovviamente gli stessi passaggi poi per la lavorazione color cuoio, riprendendo le misure in centimetri e il numero di giri che ho eseguito nella prima parte del mio progetto.
Vediamo ora come chiudere la lavorazione del corpo borsa e come andare ad applicare la fascia superiore. Chiudo il mio corpo borsa dopo aver realizzato un ultimo giro di maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta. Lavorata l'ultima maglia bassa sull'ultimo punto disponibile, allungo l'asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo. Sfilo il tutto e aiutandomi con un ago devo entrare da dietro sotto alle due costine della maglia segnata con il marcatore, in questo modo, e porto il filo verso di me. Torno poi indietro all'ultimo punto basso lavorato, questa volta passando al centro tra le due costine che lo compongono, portando così il filo verso l'interno della mia borsa e lo vado a bloccare al di sotto dei punti che ho appena lavorato, sempre utilizzando un ago. Come unire la lavorazione all'uncinetto alla fascia superiore? Abbiamo diverse possibilità. Possiamo applicare la fascia sull'esterno della borsa. In questo modo possiamo inserirla all'interno della nostra lavorazione oppure lavorare delle maglie basse all'interno dei fori presenti, come abbiamo fatto per la lavorazione del fondo, così da creare una sorta di perimetro della fascia e utilizzando poi un ago andare a cucire insieme le due parti. Io ho deciso di applicare la fascia all'interno della lavorazione e andrò ad unire insieme le due parti sempre utilizzando l'uncinetto. Il primo step è quello di inserire la fascia all'interno della borsa. Ed è importante prendere i giusti punti di riferimento. Il centro della mia fascia, da una parte dove abbiamo i laccetti per la chiusura, dall'altra dove abbiamo questo bottone in metallo, devono corrispondere al centro del lato lungo del mio fondo. Vado quindi a tracciare una linea verticale immaginaria. Controllata la giusta posizione, inserisco la fascia e devo poi verificare che la mia lavorazione all'uncinetto vada a coprire i fori presenti. Prendo poi l'uncinetto, un nuovo filo e vado a realizzare un cappio. Cappio che lascio abbastanza lungo, lo sfilo dal mio uncinetto e con l'uncinetto vado a passare sotto ad entrambe le costine di una delle maglie presenti sul corpo borsa e all'interno del foro presente sulla fascia. Pongo il filo con il cappio sull'uncinetto e lo porto attraverso. Allungando il tutto mi sposto poi di qualche maglia fino ad arrivare davanti ad uno dei prossimi fori. Entro al di sotto delle maglie, all'interno del foro, prendo il filo e realizzo un punto bassissimo. Mi sposto poi di qualche maglia fino al foro successivo, dove ripeto gli stessi passaggi. E proseguo in questo modo lungo tutto il bordo superiore del mio progetto per tutti i fori disponibili. Nell'eseguire questi punti, che di fatto sono punti catenella, ho contato 3 maglie di base tra un foro e l'altro, questo ovviamente in base anche alla mia mano di lavorazione. Come chiudere la nostra cucitura? Lavorato l'ultimo foro disponibile, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandone un pochettino in più. Sfiliamo il tutto e mettiamo il filo su un ago. Questo è il primo punto catenella che abbiamo lavorato. Muovendoci dall'alto verso il basso, passiamo sotto ad entrambi i fili che lo compongono e portiamo il filo verso di noi. Torniamo poi indietro all'ultimo foro che abbiamo lavorato. Passiamo al centro tra i due fili che compongono il punto e all'interno del foro, portando così il filo all'interno del lavoro. Otteniamo così una chiusura e cucitura assolutamente invisibile. Non ci resta che bloccare il filo all'interno del corpo borsa. La fodera secondo me più indicata per questo modello di borsa è una fodera a sacchetto. Come la applichiamo al nostro progetto?
Una volta realizzata, possiamo applicare la fodera cucendola qui, alla nostra lavorazione all'uncinetto, al di sotto della fascia, oppure sfruttando il filo che vedete passa qui attraverso i fori sulla fascia stessa. Ovviamente è a vostro gusto e in base alla vostra manualità per quanto riguarda il cucito. Siamo così giunti al termine di questo tutorial borsa che spero sia stato per voi un buon spunto creativo. Vi è piaciuto questo tutorial? Fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su e ovviamente un commento. Come anticipato, io ho realizzato la mia borsa molto alta perché volevo un secchiello super capiente, quindi ho raggiunto un'altezza complessiva, considerando anche la mia fascia, di circa 35 cm, ma ovviamente l'altezza del vostro progetto, l'eventuale alternanza dei colori e il numero di giri di lavorazione sono a vostro gusto e in base alle vostre esigenze. Vi ricordo che tutti i materiali sono disponibili sul sito di Tessiland e se non volete perdervi tutti i miei prossimi contenuti, non dovete far altro che iscrivervi al canale, cliccando sull'apposito pulsante presente proprio qui sotto il video. Perciò con questo nuovo tutorial borsa vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un mio prossimo contenuto, sempre qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.